trovare le soluzioni di 2 alla 3x più 2 uguale a 5 alla x. Per poter confrontare gli esponenti dobbiamo necessariamente avere la stessa base. Qui da una parte abbiamo 2, dall'altra 5. Farei in modo che quel 5 diventi un 2. E come lo facciamo? Copio il primo così com'è, quindi 2 alla 3x più 2 uguale a che cosa? Invece che 5 alla x scrivo 2 alla logaritmo in base 2 di 5 alla x. Tanto noi sappiamo che a elevato al logaritmo in base a di x è uguale a x, ed è esattamente questa la proprietà che abbiamo applicato qui. Adesso, essendo le basi uguali, posso eguagliare gli esponenti, quindi 3x più 2 uguale a logaritmo in base 2 di 5 alla x. La x la porto davanti al logaritmo, quindi ho 3x più 2 uguale a x per il logaritmo in base 2 di 5. Sposto x logaritmo in base 2 di 5 a primo membro e il 2 a secondo, così da avere 3x meno x per il logaritmo in base 2 di 5 uguale a meno 2, e raccolgo la x a primo membro, quindi x che moltiplica 3 meno il logaritmo in base 2 di 5 uguale a meno 2. Divido per 3 meno logaritmo in base 2 di 5, quindi ho x uguale a meno 2 fratto 3 meno logaritmo in base 2 di 5. Cambio il segno denominatore così sparisce il meno al numeratore e ho 2 fratto logaritmo in base 2 di 5 meno 3. Poi applico la formula di cambio base, quindi il logaritmo in base 2 di 5 lo scrivo come il logaritmo naturale di 5, l'argomento, fratto il logaritmo naturale di 2, la base del logaritmo a sinistra, e moltiplico sopra e sotto per il logaritmo di 2, così da ottenere x uguale a 2 logaritmo naturale di 2 a numeratore fratto, sostituisco logaritmo in base di 2 di 5 con ln di 5 fratto ln di 2 meno 3, tutto moltiplicato abbiamo detto per il logaritmo di 2. Moltiplico, faccio le moltiplicazioni a denominatore, 2 logaritmo di 2 fratto logaritmo naturale di 5 meno 3 logaritmo naturale di 2. Per essere chiari, la soluzione andava già benissimo in questo momento. Adesso la stiamo rimanipolando un po', sia per applicare le proprietà dei logaritmi, così le ripassiamo anche, sia per renderla un attimo più leggibile. Adesso cosa faccio? Prendo questo 2 e lo porto qui, prendo questo 3 e lo porto qui. Quindi ho x uguale a logaritmo naturale di 2 alla seconda fratto logaritmo naturale di 5 meno logaritmo di 2 alla terza. E per finire ho logaritmo di 2 alla seconda che è 4 fratto il logaritmo di 5 fratto 2 alla terza, quindi 8. E qui ho usato un'altra proprietà dei logaritmi, per cui il logaritmo di a meno il logaritmo di b è uguale al logaritmo di a fratto b. Questa l'ho applicata a denominatore. Quindi x uguale a logaritmo naturale di 4 fratto logaritmo naturale di 5 ottavi è la soluzione della mia equazione esponenziale di partenza. Ti lascio questo video cliccabile in sovraimpressione in cui risolvo un'equazione esponenziale per sostituzione. Ti lascio anche l'intera playlist dedicata alle equazioni che svolgiamo tutti i giovedì nelle schede in descrizione e cliccabile in sovraimpressione.